Storie da brividi, il sentiero dei dannati e la miniera maledetta. Una notte d'inverno, in un fitto bosco ai margini di un piccolo villaggio sperduto, c'era un sentiero che tutti evitavano accuratamente. Gli abitanti dicevano che portasse a una vecchia miniera abbandonata, un luogo infestato da spiriti tormentati e forze oscure. La miniera era stata chiusa da decenni, dopo un terribile crollo che aveva intrappolato al suo interno decine di minatori. Nessuno aveva mai recuperato i corpi. Il villaggio aveva sigillato l'ingresso e lasciato che l'oscurità inghiottisse il luogo maledetto. La leggenda narrava che di notte, tra le ombre degli alberi, si potevano sentire i lamenti di chi non aveva mai trovato pace. Solo i più temerari osavano avvicinarsi, ma nessuno era mai riuscito a varcare l'entrata della miniera senza essere preso dal terrore e fuggire. Un giorno, un giovane forestiero di nome Luca arrivò al villaggio. Incuriosito dalle storie di fantasmi e presenze spettrali, decise di recarsi alla miniera, convinto che le leggende non fossero altro che superstizioni. Con una torcia e il suo spirito avventuroso, Luca si incamminò lungo il sentiero proibito. L'aria intorno a lui era gelida e immobile. Gli alberi sembravano osservare i suoi passi, piegandosi come vecchie figure deformi. Più si avvicinava alla miniera, più il silenzio si faceva innaturale, come se la natura stessa trattenesse il respiro. Finalmente, giunto davanti all'ingresso, sentì un brivido percorrergli la schiena. La bocca della miniera era un nero abisso, circondato da vecchie travi di legno marce e arrugginite. Sopra di lui un antico cartello pendeva, con la scritta ormai sbiadita «Pericolo di morte». Luca sorrise nervoso, convincendosi che fosse solo il frutto dell'abbandono. Fece un passo oltre l'ingresso, accendendo la torcia per farsi strada nelle viscere della terra. L'interno della miniera era un labirinto di gallerie strette e anguste, che sembravano risucchiarlo sempre più nel buio. Ad ogni passo, Luca sentiva l'aria farsi più fredda e pesante. La torcia illuminava solo pochi metri davanti a sé, e le pareti erano umide, ricoperte di muschio e di strani segni tracciati nella roccia, come artigli che avevano graffiato la pietra in cerca di fuga. Poi, all'improvviso, un suono, un sussurro lontano che rimbombava nella galleria. Luca si fermò, trattenendo il fiato. Cercò di convincersi che fosse solo un gioco dell'eco, ma i sussurri diventarono sempre più chiari, parole disperate che sembravano provenire dalle profondità più oscure della miniera. Riusciva a distinguere voci diverse, uomini, donne, persino un bambino che chiamava aiuto. Terrorizzato ma incapace di tornare indietro, Luca avanzò verso l'origine dei suoni. Giunse infine a una grande cavità, una sala in cui il soffitto si perdeva nell'oscurità. Al centro della stanza, illuminata dalla sua torcia, c'era una vecchia piccozza conficcata nel terreno. La piccozza era arrugginita, ma ancora intatta, come se fosse stata lasciata lì solo il giorno prima. Attorno, il suono dei sussurri diventava assordante, riempiendo la sala con parole straziate e pianti disperati. Luca si sentì gelare il sangue nelle vene. Le pareti iniziarono a tremare e lui vide ombre muoversi intorno a lui, figure sfocate che prendevano forma, come fantasmi di minatori ancora intrappolati nel loro ultimo momento di vita. I loro occhi vuoti si fissarono su di lui, imploranti. Una figura emerse dalle ombre, un uomo pallido, con il volto segnato da cicatrici e una mano scheletrica che puntava verso Luca. «Perché sei venuto?» mormorò, con una voce che sembrava raschiare il fondo dell'anima. Luca cercò di rispondere, ma la voce gli si spezzò in gola. L'uomo gli si avvicinò e Luca sentì un gelo intollerabile avvolgerlo, come se stesse per essere inghiottito dall'oscurità stessa. All'improvviso, un coro di grida si levò attorno a lui, mentre i fantasmi si stringevano sempre più vicini.
riempiendo l'aria di disperazione e terrore. Non ci libereremo mai, ripetevano in un lamento continuo, e Luca sentì una pressione inarrestabile premere sulla sua testa, un peso che sembrava volerlo trascinare nelle profondità della terra. Disperato, cercò di indietreggiare, ma i fantasmi lo afferrarono, mani invisibili che lo trattenevano. Sentì il soffitto crollare, mentre le pareti si chiudevano su di lui come le mascelle di una trappola mortale. In un ultimo, disperato tentativo, riuscì a liberarsi dalla loro presa e corse verso l'uscita, ignorando i graffi sulle braccia e il terrore che lo divorava. Luca riuscì a uscire dalla miniera, ma quando si voltò scoprì con orrore che l'ingresso non esisteva più. Dove c'era la bocca della miniera, ora si ergeva una parete di roccia liscia, come se l'entrata non fosse mai esistita. Da quella notte Luca non parlò più. Alcuni abitanti del villaggio lo videro aggirarsi nel bosco, con lo sguardo vuoto, incapace di tornare alla sua vita. Si dice che ogni notte, proprio dove sorgeva l'entrata della miniera, si possano ancora sentire i suoi lamenti, uniti a quelli dei minatori intrappolati in eterno nella terra.